Gran Premio d'Olanda ha evidenziato ancora un grosso problema di Ferrari, la capacità, a differenza di Mercedes, di dare ordini di scuderia secchi ai propri piloti. Questo per il bene del punteggio della classifica, ma soprattutto quello del campionato. In questo caso Hamilton ha forse perso 15-20 secondi che gli avrebbero permesso di ottenere probabilmente una migliore prestazione, ma di fatto questo è un problema che assolutamente va risolto. In ogni top team, a partire dalla Red Bull e la Mercedes, c'è una prima guida e a questo punto anche in Ferrari bisognerà arrivare a mettere ordine. Il nostro servizio tecnico parla innanzitutto degli aspetti Ferrari che sono ancora troppo fluidi, troppo liquidi, non ci sono ancora delle prese di posizioni che sono indispensabili per proteggere la seconda posizione piloti nel mondiale di Formula 1 e probabilmente anche il costruttore. Ma parliamo anche di una conferma importante che è la McLaren, una McLaren che ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva. Stella racconta di una grande soddisfazione, ma dice attenzione perché a Monza ci sono delle condizioni, dei parametri di aerodinamica e di motore completamente diversi, quindi non è detto che la nostra monoposto, che sta andando molto bene nella parte guidata e lenta, rispecchi le stesse identiche prestazioni anche sul velocissimo tempio della velocità di Monza. E poi parliamo anche di una Mercedes che con Antonelli ha ottenuto delle ottime prestazioni, ma lo stesso Kimi Antonelli è entrato in modalità campionato. La stessa squadra lo sta seguendo in questa logica, quindi ricollegandoci a quello che abbiamo detto all'inizio di questo nostro intervento, gli ordini scuderia si sono fatti sentire. Russell spostati, passa Antonelli e si sono garantiti la seconda posizione. Servizio tecnico che analizza il quadro della gara di Olanda e fa qualche piccola anticipazione anche sulla gara di Monza. Quello che Zandvoort ha insegnato a Ferrari è che vento, sabbia in pista e variazioni minime di temperatura cambiano significativamente il rapporto di aderenza, tanto da richiedere, quasi in anticipo, modifiche di assetto su telaio, sospensioni e angoli ruota per compensare le variazioni di grip, pattinamenti e prevenire l'usura gomme. Se dobbiamo imparare qualcosa da questo weekend, non sul potenziale, ma l'esecuzione tra sabato e domenica. In alcuni momenti siamo stati competitivi, non in altri, ed è un problema di interpretazione della pista. Con il secondo successo consecutivo di Norris, McLaren guarda avanti e col circuito di Monza, che richiede condizioni aerodinamiche molto scariche, Andrea Stella guarda avanti per avere le conferme tecniche che si aspetta. Su circuiti ad alto carico aerodinamico possiamo lottare per la vittoria. Se la conferma arriverà anche a Monza, su una pista agli antipodi rispetto a Zandvoort, il giudizio potrà diventare molto più ampio. A Zandvoort, circuito ad alto carico aerodinamico, McLaren ha portato un muso specifico nella geometria dei flap. Aumentando la spinta sui pneumatici, le carcasse lavorano con il corretto angolo di deriva, innescando un'impronta a terra più ampia e una maggiore aderenza in percorrenza curva. Fattore risolutivo dei problemi di graining, che ha permesso alla MCL40 con Norris di massimizzare la prestazione con tutte le mescole. Una gara tutta da costruire, ma con un potenziale alto e una vettura che non distrugge le gomme, siamo riusciti a mettere insieme una strategia vincente e non era così scontato. Se McLaren, Norris e Stella festeggiano la seconda vittoria estiva, Mercedes è già entrata in modalità classifica mondiale con Antonelli. Ordini di squadra precisi, piazzamenti, punti sicuri, ma senza rischiare per vincere, fanno parte della modalità di gara di Kimi, che allunga a più 59 su Hamilton e il compagno George Russell. Un risultato di squadra, perché in Olanda abbiamo lavorato tutti insieme per il campionato e George ha contribuito agevolando il sorpasso. È davvero un uomo squadra. È presto per dire che il vantaggio Mercedes sembra essersi progressivamente spento, perché a Monza il motore A2.1 potrebbe rivitalizzare la W17. Per l'Olanda Mercedes ha lavorato sul materiale esistente, efficientando il carico aerodinamico in funzione della scivolosità della sabbia sull'asfalto. Rimodulando l'angolo d'assetto si è identificato il giusto equilibrio tra effetto suolo e resistenza all'avanzamento, senza compromettere la portata d'aria nel sottovettura.
La sospensione anteriore è stata quindi regolata con tarature più rigide, che riducono il beccheggio e assicurano un flusso d'aria verso il fondo più lineare e costante. Il push rod posteriore, ripensato per contenere il rollio in curva, rappresenta una soluzione di compromesso. Non fa perdere carico aerodinamico, garantendo ai piloti appoggio e guidabilità in traiettoria, che, nelle sequenze di curve veloci e continue di Zandvoort, si è certamente rivelata la migliore scelta d'assetto per Kimi Antonelli.